Ciao a tutti amici, ben ritrovati nuovamente qui. Ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ragazzi, oggi portiamo una novità qui sul canale Davide Carte perché andiamo fuori dall'Italia, ma restando comunque legati a un pezzo che conosciamo molto bene. Cioè, ti voglio spiegare, stiamo per reagire a Obsession, la versione spagnola di Ossessione di Samurai J. Quindi realmente non è che usciamo dall'Italia realmente, ma usciamo a livello di idioma, o meglio di lingua. Samurai J, lo conoscete, dopo Sanremo 2026 ha fatto un boom incredibile portando un pezzo che è diventato praticamente un'ossessione per tutti. Ma oggi cambia tutto, perché il brano si apre al mondo latino e per questo Laura era una sorpresa che non volevo assolutamente che tu sapessi. In questa versione troviamo Naira, che è una delle nuove voci più forti del pop spagnolo, vincitrice di Operation Triunfo. Immagina, quindi non è una collaborazione a caso, ma una scelta molto precisa. E dietro c'è anche Vito Salamanca, che è il produttore che costituisce proprio questo tipo di sound moderno, tra urban, pop e internazionale. Quindi attenzione, non è solo una traduzione, è proprio un cambio di atmosfera. E adesso sono curioso di sentire una cosa. Come suona questo pezzo in spagnolo? Bene, meglio di Laura, che è hispanohablante, non mi potrà dire come suonerà e cosa andremo ad ascoltare. Quindi cosa ne pensi di questa versione che andremo ad ascoltare, Laura? Allora Davide, io sono molto curiosa come al solito, no? Perché lo spagnolo cambia tanto, l'emozione è molto più caldo, più diretto. Voglio sentire se questa canzone diventa un po' più sentita, no? Più intensa. Certo. Sono molto curiosa di Naira perché la sua voce può dare qualcosa di diverso. Vediamo, Davide. Va bene, allora io direi di ascoltarla come prima volta, appunto, e andare a vedere cosa ci porterà questa canzone. Rimanete con noi. Nada es para siempre, pero tu perfume se queda grabado sobre mi piel. Mi piel. Seguramente esta noche estarás en la cama de otra cualquiera. Oh, qué pena. Siempre se repite nuestra canción, cada finalista para la acción. Esto para ti es una profesión. Nunca te importó cómo estuve yo, quieres saber. Ahora pienso en mí, aunque tenga encima una baby. Miro dentro y estás tú solamente. ¡Saludita pues! Una obsesión, esta noche vienes aquí. Estás siempre en mis fantasías. Estamos pero depende del día. Bailando contigo así por una hora. Te siento mía, desamor esta mala vida. No pongas sal en esta herida. No pongas sal en esta herida. ¡Ay, qué rico! Buenísimo. Ándale, ándale, hazte un par de fotitos y mándame. Quiero ver esa falda que tú te queda para que suba la marea. Bajo la luna llena, nunca me fuiste sincera. No puede durar una vida entera. Buenísimo. Una historia así se daño. Nuestro cine tan solo una noche de sexo. Movimiento lento. No puedo parar el tiempo. Miro dentro y ahí estás tú. Solamente como una obsesión. Esta noche vienes aquí. Estás siempre en mis fantasías. Estamos pero depende del día. Bailando contigo así por una hora. Te siento mía, no es amor esta mala vida. No pongas sal en esta herida. No pongas sal en esta herida. Me gusta. Wow. No pongas sal en esta herida. ¡Exactita! Vamos, dámelo. Vamos, dámelo. Mi amor, estamos corriendo demasiado. Ah, español. Despacito. Hábleme español. Aquí, estás siempre en mis fantasías. Te amo pero depende del día. Bailando contigo así por una hora. Te siento mía, no es amor esta mala vida. No pongas sal en esta herida.
Espectacular, grande. Che cosa grande hicieron. Ma No. ossessione, No, ma buonissima, ma- buonissima. beh, già a me piaceva molto l'italiano, poi in pochissimo tempo, in un mese, ma tutto era già legato, c'era Belen dentro, e anche che ti ricordo che fa questo pezzo Nascio, che è riconosciutissimo in Italia, lei è argentina, credo che già tutto era già preparato per il dopo appunto Sanremo, che uscisse questa versione. Figurati che oggi mi è arrivata una notifica, perché l'ho scritto proprio sul canale di Samurai J, e quindi ho detto cavolo, è uscito in spagnolo, lo devo dire a Laura, ma dobbiamo fare la reazione e lei non deve sapere nulla. Infatti è questo quello che volevo appunto, che tu adesso, nel senso, mi parlassi un pochettino di come ti è sembrata questa canzone. Ai Davide, io ero molto spaventata perché tu lo sai, io sono molto sincera, quindi quando una cosa non mi piace non mi piace, e quando una cosa mi piace mi strapiace, quindi Certo. ora me la sono goduta tutta, me la sono ballata, quindi questa versione è molto diversa. Davide si sente molto più latino, no? Più, diciamo, quello che sentiamo noi tutti ispanohablanti, no? Morbida, fluida, la voce di Naira mi piace perché è dolce ma anche molto forte. Lo spagnolo rende tutto molto più emotivo, hai visto? L'hai sentito? Come dicevo prima, Laura è stata veramente una mossa molto intelligente, perché prendere una canzone, un pezzo che già sta funzionando tantissimo, perché lui l'ha portata molto su tutti i social, quindi insomma è diventata, diciamo, come è giusto che sia, un tormentone, e andando sul mercato latino, come noi conosciamo bene anche sul nostro canale, perché lavoriamo molto con le canzoni latine, e soprattutto anche che questa canzone volevamo portarla anche in lingua latina, cioè volevamo parlare in spagnolo. Non è facile, ma qui secondo me hanno fatto un lavoro pulito. Poi anche quando è uscita questa canzone, Laura, mi dava già la sensazione di essere molto latina, anche cantata in italiano, il ritmo, c'era tutto. Quindi la cosa interessante è che cambia proprio la percezione. L'originale era più diretto e più, diciamo, come dire, crudo, questa invece è una internazionale, è più internazionale, più radiofonica, se posso dire così realmente. Radiofonica perché spesso sentiamo pezzi giustamente ispanohablanti, quindi la vedo proprio per un circuito mondiale, come il nostro canale possa aiutare tantissimo. Naira secondo me aggiunge quel valore, che non è una presenza messa lì a caso, per esempio, ma proprio si vede che lei stessa, insomma, ha portato un po' di Spagna, un po' di ispanohablante ancora di più a un gruppo italiano che appunto cantava questa canzone, appunto tradotta perfettamente. Quindi la domanda è: questa versione può funzionare fuori dall'Italia? Beh, secondo me sì, ma secondo te, Laura? Secondo me tantissimo, Davide, già subito l'inizio a girare ovunque, Davide, con tutti i miei amici, vediamo, questo sarà veramente non soltanto un tormentone per l'Italia, questo per tutta Sud America sarà fantastica. Però vogliamo sapere anche la vostra, meglio ossessione o obsessione? Non vogliamo creare, diciamo, sai, è soltanto per il pubblico, per il nostro pubblico, che scrivano qui sul nostro canale YouTube o su Instagram, e quindi scrivete nei commenti, tanto per vedere un pochettino, o soprattutto per informare le persone, perché molto spesso appunto queste novità riusciamo a trovarle subito e darle in pasto ai nostri grandissimi follower, che poi ovviamente si abituano e dicono: cavolo, bellissima questa canzone, grazie Davide Cult. Nei commenti, sai, arrivano molti messaggi in direct, appunto felici di aver fatto questo. Quindi noi siamo felicissimi di fare questo lavoro, di portare musica, di portare soprattutto anche per il popolo italiano, visto che ci stiamo addentrando molto anche adesso con l'Italia, dopo 5 anni che abbiamo, diciamo, investito il nostro tempo sempre per canzoni straniere, insomma, quindi siamo tornati e stiamo qui in Italia anche a portare musica italiana, in questo caso con un tocco di spagnolo, di latino hablante. Grazie Laura per essere stata qui. Grazie Davide. Grazie amici, vi invito ad iscrivervi al nostro canale se vi fa piacere, e mettere tanti like, appunto, per far diventare questo video virale. Laura, come salutiamo i nostri amici? A todos, no, tantos besos para todos. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ancora.